Dimentica manubi e bilancieri. I macchinari sono la scelta migliore perché sono più stabili. Il volume ottimale è tra le 15 e le 20 serie a settimana per ogni gruppo muscolare. No, scusate. Adesso non servono più tutte queste serie. Ce lo dice la scienza. I carboidrati fanno male. La carne rossa è da evitare a tutti i costi. I legumi non li consideriamo nemmeno. Gli integratori non servono a nulla. No, aspetta, ti faccio vedere io quali sono veramente utili e ti scrivo una lista lunga come i rotoloni Regina con tanto di codice sconto. Sarate rosa per supportare il canale. E se fossero le macchine il limite del vostro miglioramento? Negli ultimi anni, grazie all'esplosione dei social e dei contenuti brevi, la community fitness ha subito un'indigestione di informazioni. Siamo bombardati da 1000 voci, ognuna che urla il suo punto di vista. Risultato? Un pubblico, soprattutto alle prime armi, che consuma passivamente video, shorts, post e consigli che sono in totale contrasto l'uno con l'altro. Questo ha portato alla nascita della cosiddetta paralisi da analisi. E no, non sto parlando del temibile esame universitario, bensì della confusione totale che fa sentire il novizio smarrito e incapace nel capire cosa sia davvero utile. Ma di chi è la colpa? Chi ha causato tutto questo casino? E soprattutto, cosa possiamo fare per uscirne indenni? I primi sospettati in questa indagine sono i cosiddetti science-based o evidence-based. Questi creator, che dichiarano di basare tutto ciò che fanno su studi scientifici e ultime evidenze, cercano di convincerci del fatto che le risposte a tutte le nostre domande risiedano negli studi. Alcuni di questi si proclamano esperti di biomeccanica, come una sorta di sacerdoti di una nuova religione. Ma ci sono alcune considerazioni da fare su questi paraguru della scienza che devono farci fare un paio di riflessioni. Seppur la scienza sia il metodo più rigoroso per indagare la realtà, quando ogni nuovo studio viene trattato come la verità assoluta, rischiamo di cadere in un dogmatismo che di scientifico ha ben poco. La scienza stessa è in continua evoluzione e ogni piccolo studio ci aiuta a comprendere sempre meglio il quadro generale. Quando invece si inizia a trattare la scienza come una religione, deve suonarci un campanello d'allarme perché c'è qualquadra che non cosa. Ora, sembrerà ovvio dirlo, ma molti creator sono più interessati a fare marketing che a fornire delle informazioni valide. Ogni volta che esce un nuovo studio, cambiano opinione su quello che fino a ieri era considerata la verità assoluta. Questo comportamento da bandieruola non fa altro che destabilizzare il pubblico, che non riesce più a capire cosa sia veramente valido. Di conseguenza, il pubblico dipende da quello che il creator dice e vende, come videocorsi e schede copiate da qualcun altro. Inoltre, molti di questi leggono solo l'abstract degli studi, ma non si prendono la briga di analizzare l'intero lavoro. E non perché lo studio completo sia disponibile a pagamento, ma semplicemente perché devono essere sempre sul pezzo. Devono creare contenuti sempre nuovi per restare visibili, pronti a lanciare il segreto per migliorare il vostro allenamento dello 0,00001%. Di conseguenza, dato che i creator non hanno tempo o voglia di analizzare gli studi in modo approfondito, finiscono per dare informazioni che non mettono in relazione le ultime scoperte con lo stato dell'arte delle ricerche. Un esempio lampante è la famosa diatriba sulle parziali in allungamento e sugli esercizi che mettono maggiore enfasi proprio in quella parte del movimento che fino a poco tempo fa
erano spacciati come il santo graal per la massima ipertrofia. Poi, gli stessi grandi esperti si sono accorti che non c'erano differenze significative rispetto agli esercizi duri in accorciamento. Uno degli esponenti più famosi tra questi creator è sicuramente Jeff Nippard. Anche se ha un seguito abbastanza vasto, ogni tanto spara delle cose del tipo: un science-based si segna tutto quello che fa in palestra. Ok, allora visto che anch'io mi segno tutto, allora sono una scienza basata. Per non parlare del suo ultimo libro. Recupera qui la mia recensione se te la sei persa. Dove consiglia esercizi per l'addome alto e quello basso. Distinzione che, onestamente, non ha molto senso dal punto di vista anatomico. Ok però, adesso basta torturare i science-based. Pensiamo anche a tutti gli altri. E infatti, la maggior parte dei fit influencer non ha neanche l'intenzione di fornire informazioni scientifiche di qualità, ma si limita a seguire con estrema precisione la ricetta del successo sui social. Pubblicare contenuti ogni giorno, cavalcando i trend del momento e aggiungendo un pizzico di personalità. Quanto basta? Perché è questo che vuole il pubblico, giusto? Personalmente, se questi contenuti vengono riconosciuti per quello che sono, ossia puro intrattenimento, io non ci vedo nessun problema. Ma spesso queste informazioni vengono prese sul serio, creando ancora più confusione. E se vi dicessi che il vero problema non è tanto chi crea questi contenuti, ma chi li subisce in maniera passiva? Esatto. Il problema potresti essere tu che, come uno zombie, guardi video su video ogni giorno, assorbendo come una spugna qualsiasi scemenza uno dica, bruciandoti il cervello in ore di doom scrolling. E questo sai perché? Perché ti manca una cosa importantissima, più importante della prima legge della termodinamica: lo spirito critico. La causa di questo fenomeno non è tanto il scienza basato bandieruola o l'influencer che ti vende robaccia col codice sconto. Ovviamente potrei rientrare anch'io in questa categoria, ma questo lo lascio decidere a voi. Bensì chi lo consuma passivamente. Non basta guardare, bisogna imparare a distinguere e a riflettere. E poi, se vuoi chillartela, allora chilla. Il mio consiglio per chi ha le prime armi è molto semplice. Parti da una buona base. Leggi Le piramidi di Helms, che sono secondo me i migliori libri per chi vuole iniziare, non mi hanno pagato per dirlo, e inizia a sperimentare. Vai in palestra e prova. Non limitarti a guardare i video, ma cerca di sviluppare un pensiero critico. Non dipendere da quello che ti dicono gli altri. Analizza sempre chi sta parlando, la sua esperienza e la sua formazione. In questo settore non ha ragione chi è più grosso, bensì chi è più razionale, più pragmatico. Ci vorrà tempo, imparerai dagli errori, ma ti assicuro che ogni passo che farai, ogni decisione, giusta o sbagliata che sia, ti costruirà mentalmente e fisicamente. Voglio cogliere l'occasione per raccontare brevemente del mio percorso. Se volete, potrei realizzare un video più approfondito. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nei primi 3 anni di palestra avevo un personal trainer che mi seguiva e facevo tutto quello che mi diceva, come un soldato. Il suo approccio era piuttosto classico, una Bruce Split che cambiava ogni 3 mesi, senza una vera strategia di progressione. Ogni volta che si avvicinava al cambio della scheda, la routine diventava un nuovo inizio. Niente programmazione mirata, solo nuove ripetizioni e nuovi esercizi. Nel tempo libero, però, avevo voglia di capire meglio se ciò che stavo facendo avesse senso.
guardavo video su video, cercavo di imparare da tutto ciò che leggevo. Un giorno, non ricordo come, mi sono imbattuta nelle piramidi di Helms e lo ammetto, all'inizio le ho piratate. Polizia, sento i vostri passi, per favore venitemi a prendere. Ma quando ho visto come erano strutturati i piani di allenamento alla fine del libro, ho deciso di fidarmi dell'approccio proposto e da quel momento ho preso la decisione di non voler più dipendere da un personal trainer. Ho lasciato quel mondo per intraprendere un percorso più autonomo perché mi ero resa conto della quantità di disinformazione che c'era intorno. Poi ho acquistato le versioni cartacee come un gesto di gratitudine. Questi libri sono tra i pochi che continuo a consigliare oggi, perché sono sopravvissuti al passare del tempo e li ritengo davvero validi, a differenza di altri testi più recenti che personalmente credo finiranno nel dimenticatoio. Arrivati a questo punto del video, mi piacerebbe concludere con una piccola massima. Nel dubbio, allenati.